Ciao ragazzi, in questo e nel prossimo tutorial continuiamo il discorso sull'equazione della retta iniziato nel video precedente. All'inizio del tutorial vi fornisco le soluzioni degli esercizi che vi ho proposto alla fine del tutorial precedente. Successivamente iniziamo a parlare dell'equazione della retta non passante per l'origine e non parallela agli assi cartesiani, sia in forma esplicita, molto comoda per le rappresentazioni grafiche, che in forma implicita, detta anche equazione generale della retta, e vediamo come si può passare dalla forma implicita a quella esplicita e viceversa. Successivamente definiamo in modo più dettagliato il coefficiente angolare di una retta ed osserviamo i suoi valori caratteristici al variare dell'inclinazione della retta. Parliamo poi di intercetta sull'asse y, chiamata anche ordinata all'origine, e vi propongo poi due modi per rappresentare graficamente la retta. Il primo, con la tabellina T, è già stato trattato nel tutorial precedente. Il secondo, che non richiede di svolgere calcoli, utilizza le informazioni sul coefficiente angolare e sull'intercetta che ci vengono fornite dai coefficienti numerici presenti nell'equazione della retta in forma esplicita. Alla fine del tutorial vi propongo alcuni esercizi di rappresentazione grafica con le relative soluzioni. Cominciamo. Rappresentiamo quattro rette su ogni piano cartesiano utilizzando i colori delle rispettive equazioni. La prima equazione, x uguale a 5, è l'equazione di una retta verticale, poiché è del tipo x uguale a k, quindi per rappresentarla posizioniamo il punto di ascissa 5 sull'asse x e tracciamo poi la retta verticale passante per esso. La seconda equazione invece del tipo y uguale a un numero è l'equazione di una retta orizzontale, quindi per rappresentarla posizioniamo il punto di ordinata meno 2 sull'asse y e tracciamo per esso la retta orizzontale. La retta 3 e la retta 4 sono invece due rette passanti per l'origine e non parallele agli assi cartesiani, dunque per rappresentarle bisogna costruire le tabelline a T. In entrambe le tabelline utilizziamo per la x i valori 0 e 4, poiché 4 è il denominatore del coefficiente angolare. Allo 0 corrisponde sempre lo 0, infatti le rette passano per l'origine, mentre al 4 nella prima retta corrisponde 5 quarti per 4 fa 5 e nella seconda retta meno 7 quarti per 4 fa meno 7, poiché il 4 si semplifica. La retta numero 3 passa dunque per i punti 0, 0, cioè l'origine, e per il punto 4, 5, che si trova in questa posizione. Dunque, la sua rappresentazione grafica è la seguente. La retta numero 4 invece passa per l'origine e per il punto 4 meno 7, che si trova in questa posizione. Dunque, la sua rappresentazione è la seguente. Rappresentiamo ora le quattro rette successive. Per rappresentare la retta numero 5, costruiamo la tabellina a T ed utilizziamo per la x i valori 0 e 1, poiché il coefficiente angolare è intero. Allo 0 corrisponde 0 e a 1 corrisponde 3, perché 3 per 1 fa 3. Rappresentiamo dunque la retta passante per l'origine e per il punto 1, 3. Per rappresentare la seconda retta utilizziamo invece i valori 0 e 6 per la x. 6 perché il denominatore del coefficiente angolare è appunto 6. Svolgendo i calcoli si trova che la retta passa per l'origine e per il punto di coordinate 6, 5. La terza retta invece è una retta verticale passante per il punto di ascissa 1 e dunque è la seguente, mentre l'ultima retta è una retta orizzontale passante per il punto di ordinata y uguale a meno 5, cioè da qua. Visto che ormai abbiamo svolto qualche esercizio, vi fornisco senza commentarle le rappresentazioni grafiche delle ultime 8 rette. Queste sono le rappresentazioni grafiche delle rette dal numero 9 al numero 12 e queste sono le rappresentazioni grafiche delle ultime 4 rette. Come sempre ho mantenuto sia per la tabellina T che per la rappresentazione grafica di ciascuna retta il colore utilizzato nell'equazione. Torniamo ora alla teoria.
Consideriamo una generica retta passante per l'origine. Il suo coefficiente angolare m ci dà informazioni sulla sua inclinazione. Se ricordate, m era stato definito in questo modo. Preso un punto P sulla retta, m era stato definito come il rapporto fra l'ordinata del punto P, che ora chiamerò delta y, e l'ascissa del punto P, che ora chiamerò delta x. Se ora chiamiamo B il punto generico sulla retta ed A il punto situato nell'origine, muovendo i punti A e B possiamo fare interessanti considerazioni sul coefficiente angolare di una retta. Innanzitutto notiamo che il coefficiente angolare della retta in esame è 2/3, poiché l'ordinata di B è 4 e l'ascissa di B è 6, quindi M è 4/6 che semplificato dà 2/3. Se proviamo ora a muovere il punto A e lo posizioniamo ad esempio in questo punto, possiamo notare che il rapporto delta y fratto delta x è ancora 2/3, poiché delta y è di 2 quadretti e delta x è di 3 quadretti. E lo stesso accade se muoviamo il punto B e lo posizioniamo ad esempio in questo punto. Infatti ora delta y è di 6 quadretti e delta x è di 9 quadretti. Dunque 6 fratto 9 semplificato fornisce ancora 2/3. Dunque il rapporto delta y su delta x rimane invariato al variare della posizione dei punti A e B sulla retta e viene detto dunque coefficiente angolare della retta ed indicato con la lettera m come in precedenza. Questa caratteristica, che non varia al variare della posizione di A e B sulla retta, non varia nemmeno se trasliamo la retta passante per AB verso l'alto o verso il basso. Infatti l'inclinazione della retta, cioè il rapporto delta y fratto delta x, è sempre lo stesso. Vogliamo ricavare ora l'equazione di una retta non passante per l'origine e non parallela agli assi cartesiani. Per farlo, proviamo ad alzare tutti i punti della retta rappresentata, ad esempio di 3 quadretti. Posizioniamo sulla retta in esame due punti qualsiasi P e Q, spostiamoli verso l'alto di 3 quadretti e congiungiamoli di nuovo. Otteniamo una nuova retta parallela alla precedente. Nell'immagine ho indicato con P' e Q' le vecchie posizioni di P e Q e ho rappresentato in arancio la retta precedente. Come possiamo notare, l'ordinata di P, che prima era mx, come possiamo vedere qui dall'equazione, è diventata mx più 3 e anche l'ordinata di Q è aumentata di 3. Dunque, traslando verso l'alto una retta, nel nostro caso di 3 quadretti, l'ordinata y di ogni suo punto è aumentata di 3 e dunque non è più mx ma è mx più 3. Possiamo dunque generalizzare quanto detto dicendo che se alziamo tutti i punti di una retta di q quadretti, l'ordinata di ogni suo punto non è più y uguale a mx, ma è y uguale a mx più q. Dunque y uguale a mx più q è l'equazione di una generica retta non passante per l'origine e non parallela agli assi cartesiani. Questa viene anche detta equazione della retta in forma esplicita. Sostituendo il valore x uguale a 0 in questa equazione, si può notare che per x uguale a 0 y è uguale a q, poiché questo termine scompare. E dunque sappiamo che una retta di questo tipo interseca l'asse y nel punto di coordinate 0q, che è questo qui. Il valore di q viene dunque detto intercetta sull'asse y oppure ordinata all'origine della retta, poiché ci fornisce l'altezza sull'asse y del punto in cui la retta interseca appunto l'asse y. Per q positivo abbiamo intercette positive, cioè la retta interseca l'asse y sopra l'origine. Per q negativo abbiamo intercette negative, cioè la retta interseca l'asse y sotto l'origine. Per q uguale a 0 abbiamo di nuovo la retta passante per l'origine. Cominciamo ora a rappresentare graficamente qualche retta la cui equazione si presenta in forma esplicita. Cominciamo da queste 4 equazioni. Per rappresentare le 4 rette utilizziamo ancora una volta la tabellina T.
Iniziamo dalla prima retta. Sostituiamo alla x il valore 3, che è il denominatore del coefficiente angolare, e dopo le opportune semplificazioni otteniamo y uguale a meno 2. Per x uguale a 0, invece, il valore della y è meno 4. Infatti, abbiamo appena detto che q, il termine noto dell'equazione, rappresenta l'intercetta all'origine. Riportiamo i risultati trovati nella tabellina T. Per x uguale a 0, y vale meno 4 e per x uguale a 3, y vale meno 2. Per quanto riguarda la seconda retta, sostituiamo il 4 e svolgendo i calcoli troviamo y uguale a 2 e dunque i due punti sono 0, 5, che è l'intercetta sull'asse y, e 4, 2. Riportiamoli nella tabellina xy. Eccoli qui in basso. Per quanto riguarda la terza retta, è sufficiente sostituire alla x il valore 1, poiché il coefficiente angolare è intero, troviamo così y uguale a 4. Nella tabellina xy riportiamo dunque i valori 0, meno 2, che è l'intercetta sull'asse y, e 1, 4. E procedendo in modo analogo, troviamo che i punti per rappresentare la retta numero 4 sono 0, 3, intercetta sull'asse y, e 7, 2. Rappresentiamo ora le rette utilizzando GeoGebra. Dopo aver riportato le 4 equazioni e le 4 tabelline a t appena calcolate, iniziamo a rappresentare la prima retta. Dobbiamo rappresentare i punti 0, meno 4 e 3, meno 2. Tracciamo ora la retta passante per i due punti. Per rappresentare la seconda retta dobbiamo rappresentare i punti 0, 5 e 4, 2 e poi tracciare la retta che passa per entrambi. Procediamo ora in modo analogo con la terza retta, rappresentando i punti 0, meno 2 e 1, 4 e congiungendoli. Rappresentiamo infine l'ultima retta posizionando i punti 0, 3 e 7, 2 sul piano cartesiano e congiungendoli. Abbiamo così rappresentato le 4 rette con un metodo analogo a quello visto nel video precedente, utilizzato per rappresentare le rette passanti per l'origine. Come ho detto all'inizio di questo video, nel prossimo tutorial vedremo un metodo che ci permetterà di rappresentare le rette senza fare nessun calcolo. Analizzeremo poi l'equazione della retta in forma implicita e vedremo in modo dettagliato come varia l'inclinazione di una retta al variare del suo coefficiente angolare. Prima di lasciarci, però, ti voglio assegnare qualche esercizio di rappresentazione grafica, ricordandoti che l'esercizio è fondamentale per apprendere gli argomenti trattati. All'inizio del prossimo video tutorial ti mostrerò tutte le rappresentazioni grafiche. Ti aspetto! Ciao!